Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si sollevano da terra non stiamo semplicemente registrando immagini dall'alto, stiamo entrando, senza filtri, dentro uno dei sistemi vulcanici più complessi e sorvegliati d'Europa. I campi flegrei visti dall'alto smettono di essere una mappa o un nome sui bollettini e diventano ciò che sono davvero, una caldera viva, dinamica, in continua trasformazione. Qui nulla è statico. Ogni giornata aggiunge un dettaglio nuovo a un quadro già estremamente delicato. Prima di accompagnarvi nel cuore di questo nuovo monitoraggio, ci teniamo a ricordare che il nostro lavoro quotidiano esiste grazie a una comunità attenta e consapevole. C'è uno strumento semplice, libero e volontario per sostenerci: il nostro spazio Buy Me a Coffee. Non è un obbligo e non è una richiesta pressante, ma un contributo che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie stressate da gas e calore, mantenere droni e strumentazioni operative e garantire una presenza costante su un territorio fragile, che troppo spesso viene osservato solo in modo discontinuo. Trovate il link in descrizione e nel commento fissato. E naturalmente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatara News Group, uno spazio dove immagini, dati e osservazioni vengono condivisi e discussi ogni giorno. Oggi siamo finalmente riusciti ad alzare i nostri droni dopo una giornata, quella di ieri, segnata da vento e pioggia che hanno reso impossibile qualsiasi operazione sicura. Il meteo non ha dato tregua e anche la visione della webcam live, attiva 24 ore su 24 sul nostro canale, è stata fortemente compromessa. Proprio per questo, la prima tappa di oggi non poteva che essere la fumarola dei Pisciarelli, mostrata finalmente in primo piano, senza disturbi visivi. Quello che osserviamo è tutt'altro che rassicurante. La pressione interna è evidente, tangibile, quasi aggressiva. I degassamenti sono continui e violenti, accompagnati da spruzzi di fango particolarmente intensi. Non si tratta di un fenomeno isolato o episodico. È il segnale di una spinta interna che non accenna a diminuire. Una pressione che trova sfogo in superficie ma che, allo stesso tempo, ci racconta di processi profondi ancora in corso. Durante il monitoraggio abbiamo effettuato anche la misurazione della temperatura nella fumarola dei Pisciarelli, che oggi registra 102,7 gradi centigradi. Come sempre, subito dopo, vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato delle temperature dei giorni scorsi, così da avere un quadro chiaro dell'andamento termico e delle variazioni nel tempo. Queste osservazioni trovano un riscontro diretto anche nel bollettino settimanale diffuso ieri, dove emerge chiaramente come tutti i principali parametri, surriscaldamento del sistema, pressione dei fluidi e sollevamento del suolo, siano in costante aumento. Non parliamo di variazioni improvvise, ma di una tendenza continua e persistente che merita attenzione massima. Proprio ieri, dopo circa una settimana di relativa calma sismica, sono tornati a farsi sentire nuovi tremori. Scosse di bassa magnitudo, è vero, ma comunque percepite dalla popolazione. Questo è un aspetto cruciale. Pochi terremoti non significano necessariamente una situazione più tranquilla. Al contrario, in un sistema come quello flegreo, una fase di quiete sismica può indicare un accumulo progressivo di energia nella crosta superficiale. Successivamente ci siamo spostati verso la fumarola di Bocca Grande. Anche qui la pressione è ben visibile, con un degassamento leggermente inferiore rispetto ai Pisciarelli, probabilmente favorito dalle condizioni meteo più stabili. Anche in questo caso abbiamo misurato la temperatura, che alla fumarola di Bocca Grande oggi raggiunge 180,5 gradi centigradi. Come sempre mostriamo a schermo il grafico con l'andamento delle temperature dei giorni precedenti, aggiornato, per confrontare i valori nel tempo. Ma attenzione, una minore visibilità dei gas non equivale a una minore attività. Il sistema continua a lavorare in profondità. A nostro avviso, e lo diciamo con estrema chiarezza, la situazione attuale è delicata. Abbiamo un forte degassamento diffuso, un sollevamento del suolo che viaggia intorno ai 25 mm al mese, una sismicità apparentemente modesta ma discontinua. Questo insieme di fattori può indicare una fase di caricamento energetico della crosta superficiale.
Storicamente, quando l'energia si accumula senza sfogarsi in modo graduale, il sistema tende prima o poi a rilasciarla sotto forma di sciami sismici più consistenti. Non stiamo facendo previsioni né annunciando scenari certi, ma osservando e raccontando ciò che vediamo giorno dopo giorno, con strumenti, immagini e dati. Il nostro obiettivo resta uno solo: informare, documentare e rendere comprensibile a tutti ciò che accade sopra e sotto i nostri piedi. Continuate a seguirci, a condividere i nostri contenuti e a partecipare al confronto. La conoscenza è il primo strumento di consapevolezza, soprattutto in un territorio complesso come quello dei Campi Flegrei. Da Solfatara News è tutto per oggi. Vi salutiamo, vi ringraziamo per il supporto costante e vi diamo appuntamento al prossimo volo, perché qui la caldera non dorme mai e noi continueremo a tenerla sotto osservazione.